Addio a Christian, l'eleganza romantica della musica italiana. Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Christian, nome d'arte di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, cantante che per oltre 20 anni ha incarnato l'immagine del crooner romantico e raffinato, spesso definito lo Julio Iglesias italiano. La sua voce vellutata e il suo stile elegante hanno segnato gli anni 80 e 90, con successi entrati nella memoria collettiva come Daniela e Cara. Si è spento a 82 anni al Policlinico di Milano in seguito a una grave emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia che ne ha annunciato la scomparsa con grande dolore, sottolineando l'affetto che Christian ha sempre ricevuto dai suoi fan, in Italia e all'estero. Gli inizi, dal calcio alla musica. Nato a Palermo l'8 settembre 1943, Christian crebbe in una famiglia che negli anni successivi si trasferì a Milano. Da ragazzo non sembrava destinato alla musica. La sua prima passione fu infatti il calcio. Giocò nelle giovanili del Palermo e del Mantova, mostrando un buon talento, ma un infortunio al ginocchio lo costrinse ad abbandonare la carriera sportiva e a cercare una nuova strada. Fu così che si avvicinò seriamente alla musica. Dotato di una voce limpida e melodica, iniziò a esibirsi in concorsi canori. A Milano vinse il premio Voci Nuove, che gli aprì le porte del mondo discografico. In quegli anni conobbe Mina, che gli suggerì di abbandonare il suo nome di nascita, Cristiano Rossi, per adottare un nome d'arte più internazionale e immediato, Christian. I primi successi e l'esordio discografico. Christian mosse i primi passi nel panorama musicale tra la fine degli anni 60 e i primi 70. Nel 1970 ottenne una prima affermazione importante con la vittoria al Festival Bar nella sezione Giovani, presentando la canzone Firmamento. Parallelamente iniziò a cimentarsi anche nel teatro musicale e nel cinema. Prese parte a musical e spettacoli teatrali, collaborando con grandi artisti come Mariangela Melato. In quegli anni fu anche attore in pellicole a cavallo tra musica e commedia, comparendo accanto a figure come Renzo Arbore e Roberto Benigni. Nonostante la versatilità, il successo vero e duraturo arrivò solo negli anni '80, quando Christian si consacrò come interprete della canzone romantica all'italiana. Gli anni d'oro, i successi negli '80. Il decennio degli '80 segnò il periodo d'oro di Christian. Nel 1982 incise Daniela, brano che scalò rapidamente le classifiche e che rimase per mesi nelle hit parade, diventando una delle canzoni simbolo del periodo. 2 anni più tardi, nel 1984, fu la volta di Cara, un brano scritto da Bruno Lauzi e Mogol, che conquistò il grande pubblico e ottenne un clamoroso successo commerciale. Con questa canzone Christian raggiunse anche il suo miglior risultato al Festival di Sanremo, classificandosi al terzo posto. Tra il 1982 e il 1990 partecipò per 6 volte al festival, rimanendo un volto familiare per il pubblico televisivo e consolidando il suo ruolo di interprete di ballate romantiche. Il suo repertorio si arricchì di altri successi, spesso composti per lui da grandi autori come Mogol, Bruno Lauzi e Cristiano Malgioglio, che seppero valorizzare la sua voce morbida e la sua presenza scenica elegante. La sua popolarità non si limitò all'Italia. Christian intraprese tournée internazionali che lo portarono in Australia, Stati Uniti, Sudafrica, Jugoslavia e Grecia. Memorabile fu il suo concerto al Madison Square Garden di New York, un traguardo riservato a pochi artisti italiani del periodo. Proprio per il suo stile, fatto di melodie dolci e testi sentimentali, fu spesso accostato a Julio Iglesias, tanto che la stampa iniziò a definirlo lo Julio Iglesias italiano, un cantante del Papa. Un episodio curioso e significativo della sua carriera fu l'incontro con Pa Giovanni Paolo II. Christian ebbe infatti l'onore di esibirsi in Vaticano davanti al pontefice, un'esperienza che lo colpì profondamente. L'eco di quell'esibizione gli valse il soprannome di Il cantante del Papa, un titolo che portò con orgoglio e che consolidò ulteriormente la sua immagine di interprete pulito, legato ai valori della tradizione e del romanticismo. La vita privata, l'amore con Dora Moroni. Accanto al successo professionale, la vita privata di Christian fu segnata da luci e ombre. Nel 1986 sposò Dora Moroni, cantante e showgirl molto popolare negli anni '70, già compagna di scena di Pippo Baudo.
La loro unione attirò grande attenzione mediatica, anche perché Dora era sopravvissuta a un terribile incidente stradale che ne aveva compromesso la carriera e la salute. Dal matrimonio nacque, nel 1987, il figlio Alfredo. Tuttavia, la relazione fu tempestosa. Negli anni successivi Dora denunciò tradimenti e violenze domestiche da parte del marito. Le accuse portarono a una separazione dolorosa nel 1997. Nonostante le fratture, i due negli ultimi anni riuscirono a ricucire un rapporto di rispetto e amicizia. Nel 2017, a sorpresa, tornarono anche a collaborare artisticamente con il brano Paradiso e Inferno, una sorta di confessione musicale sulla loro travagliata storia d'amore. Gli ultimi anni e il declino. Con il passare del tempo, la presenza di Christian sulle scene si fece più discreta. Negli anni 2010 continuò a esibirsi soprattutto nei circuiti dei concerti revival e nelle trasmissioni televisive dedicate alla musica del passato, ma senza mai rinunciare al suo stile classico ed elegante. Lontano dai riflettori, preferì dedicarsi alla famiglia e a qualche progetto musicale selezionato. Non smise però di essere ricordato come una delle voci simbolo della musica leggera italiana degli anni '80. La morte e l'eredità artistica. Negli ultimi giorni Christian era ricoverato al Policlinico di Milano, dopo che un'improvvisa emorragia cerebrale aveva compromesso le sue condizioni di salute. Nonostante gli sforzi dei medici, non si è più ripreso, spegnendosi a 82 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra colleghi e operatori del mondo musicale, che lo ricordano come un artista raffinato, capace di portare nel mondo un'immagine elegante della canzone italiana. I suoi brani più celebri da Daniela Cara restano ancora oggi simboli di un'epoca in cui la musica romantica dominava le classifiche e scandiva le storie d'amore di un'intera generazione. Con la morte di Christian si chiude un capitolo importante della canzone italiana, ma la sua voce continuerà a vivere nella memoria di chi negli anni ha trovato nelle sue melodie la colonna sonora dei propri sentimenti.